Mancano 59 giorni. 4 delle 5 frasi che oggi leggi su qualunque etichetta cosmetica diventano pratiche commerciali vietate e smettono di essere marketing. Oggi le prendo una per una e le passo al setaccio. 4 non sopravvivono, una sì, ma a 3 condizioni precise. E se quelle 3 condizioni le conosci, sei a posto. Sono Luisanna, cosmetologa, formulatrice e founder di Cosmetech Academy. Se sei qui per la prima volta, iscriviti, ogni settimana esce un video così. Partiamo da una cosa: ho già pubblicato un video sul calcolo dell'indice di naturalità e lì parlo della direttiva europea sul greenwashing come di qualcosa che stava arrivando. Da allora ho approfondito e ho scoperto che il quadro era già molto più avanti di come l'avevo raccontato. Quindi facciamo un aggiornamento perché ci sono 3 cose che cambiano completamente la prospettiva. La prima: non è più soltanto una direttiva europea, è legge italiana. Il decreto legislativo 30 del 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo. È in vigore dal 24 marzo e si applicherà il 27 settembre. La seconda, ed è quella che conta di più per noi, quel decreto ha riscritto l'articolo 23 del Codice del Consumo e ci ha messo dentro un elenco tassativo di pratiche vietate. Tassativo vuol dire che non si valuta più caso per caso, o la tua commissione è dentro quella lista, la lista ammessa, oppure non lo è. La terza: a vigilare è l'antitrust. Le sanzioni vanno da 5.000 euro a 10 milioni di euro e oltre alla sanzione l'autorità può ordinare la rimozione immediata della comunicazione. Etichette, sito, materiali pubblicitari, non fra un anno, subito. 5.000 euro di minimo, il che significa una cosa sola: non è un problema che riguarda solo le multinazionali. Allora, ecco cosa facciamo in questi 10 minuti. Prendo 5 affermazioni che oggi trovi su qualunque etichetta cosmetica e le metto in fila dalla più innocua alla più insidiosa. Una per una le passo al setaccio di quell'articolo 23 e per ognuna ti dico esattamente perché cade oppure a quali condizioni può reggere. Le prime 4 le vedrai cadere e la quarta, ti avviso, non è nemmeno una frase, è la cosa che quasi nessuno ha ancora capito. La quinta invece regge ed è proprio da lì che nasce la domanda pratica di tutto il video. Come si costruisce un numero che sta in piedi davvero? Alla fine ti mostro lo strumento con cui lo calcoli, gratis, in 10 minuti. Partiamo. Il primo è il più facile e lo liquidiamo in fretta. Formula Green, eco-friendly, amico dell'ambiente. Sono asserzioni ambientali generiche e l'articolo 23 adesso le vieta esplicitamente quando non puoi dimostrarle con una prova riconosciuta. Attenzione però al punto esatto: non è vietata la parola, è vietata la parola senza niente dietro. Se hai una certificazione riconosciuta che sostiene quel messaggio, allora puoi comunicarlo. Se hai solo una buona intenzione, invece no. Ed è qui che casca la maggior parte delle etichette che vedo in giro, perché green non è mai stato un dato, è sempre stato un trend. Il secondo claim cade prima ancora di arrivare alla norma, cade sui numeri. 100% naturale, scritto su un'etichetta di un'emulsione. Fermiamoci un attimo e contiamo insieme. Dentro quella crema c'è un conservante, perché senza conservante un prodotto che contiene acqua non sta in piedi. C'è quasi sempre un correttore di pH, molto spesso c'è un chelante e magari un modificatore di reologia di sintesi. Nessuno di questi è di origine naturale al 100%, quindi quel numero semplicemente non torna. E adesso aggiungi la norma. Un'asserzione ambientale falsa non è un'esagerazione pubblicitaria, è una pratica commerciale ingannevole.
Il 100% è il claim più rischioso di tutti, perché è l'unico che si smonta con una calcolatrice. Il terzo è il più subdolo e lo è proprio perché sembra prudente, sembra che tu ti stia coprendo. A base di ingredienti naturali, con estratti botanici, formulato con principi di origine vegetale. E la domanda è sempre la stessa: a base di quanto? Del 2%? Dell'80%? Qui c'è uno dei divieti nuovi ed è quello che mi ha colpito di più. L'articolo 23 infatti vieta di attribuire caratteristiche ambientali all'intero prodotto quando quelle caratteristiche riguardano soltanto un aspetto specifico oppure una singola fase produttiva. Tradotto nella nostra lingua, se il naturale è il 2% della formula, il prodotto non è a base naturale. Quel 2% è vero, ma non descrive l'intero prodotto, descrive il 2% del prodotto. E è lo stesso identico meccanismo del flacone riciclabile che diventa prodotto sostenibile, una parte che si prende il merito del tutto. Il quarto non è nemmeno una frase, è una immagine ed è il divieto che quasi nessuno ha ancora capito. È quel bollino verde sul packaging, la fogliolina con scritto eco, il sigillo tondo con la parola sostenibile, il marchietto che ha disegnato il tuo grafico e che sull'etichetta sta benissimo. Da settembre un marchio di sostenibilità si può usare soltanto se poggia su un sistema di certificazione riconosciuto oppure se è stato istituito da un'autorità pubblica. Quindi l'autocertificazione grafica è finita. Se quel bollino l'hai deciso tu, per quanto in buona fede, non è un marchio di sostenibilità, è un'asserzione pubblicitaria ingannevole. E qui ti ripeto la cosa che dicevo già nel video precedente, perché adesso è scritta in una legge. Il dato è tuo, ma il timbro è del certificatore. Lo puoi calcolare, documentare e dimostrare quanto vuoi, ma il bollino lo mette chi ha l'autorità per metterlo. E qui arriviamo al quinto, l'unico che sopravvive. Naturale al 96%, un numero preciso, sembra inattaccabile e infatti può esserlo, ma ha 3 condizioni e servono tutte e 3. La prima condizione, il metodo dichiarato, perché la stessa identica formula può valere 96% oppure 66,5% a seconda che nel calcolo tu includa o escluda l'acqua di diluizione delle materie prime. Nessuno dei 2 numeri è sbagliato, ma un numero senza il metodo scritto accanto è un numero che nessuno può verificare. E un'affermazione non verificabile è esattamente quello che la norma colpisce. Seconda condizione, la documentazione. Quel 96 deve nascere dai dati che il fornitore ti ha dato per iscritto, materia prima per materia prima, secondo lo standard ISO 16128, non da una stima, non da un'impressione. Terza condizione, non estenderlo, attenzione, quel numero descrive la derivazione naturale degli ingredienti, non dice che il prodotto è ecologico, non dice che è sostenibile, non dice che ha impatto zero. Se lo lasci scivolare lì, sei ricaduto dritto nel divieto del terzo claim. Quindi, il quinto non è vietato, è l'unico che regge, ma regge solo se quel numero esiste davvero e se sai come calcolarlo. E a questo punto la domanda te la stai già facendo. Quel numero io come lo tiro fuori? La risposta te la do subito con il calcolatore che abbiamo costruito in Cosmetech Academy. È gratuito, è online, non devi installare niente. Inserisci la formula riga per riga con i dati del fornitore e ti restituisce i 2 numeri con l'acqua di diluizione inclusa e senza. Ti mostra lo scarto
tra i due metodi ti aiuta addirittura a formulare il claim in modo che regga e alla fine genera un report scaricabile, un documento che puoi conservare, allegare al tuo dossier, mostrare a un cliente o portare al certificatore. Come si compila riga per riga te l'ho fatto vedere passo passo nel video dedicato, lo trovi qui in alto e in descrizione. L'indirizzo è semplice: naturalindex.cosmetecacademy.com. Te lo lascio in descrizione e qui in overlay. 59 giorni sembrano tanti, ma prova a contare cosa devi toccare, cosa devi cambiare. Le etichette, il sito, le schede del prodotto, i post che restano lì sui social, i materiali commerciali e prima di tutto questo i numeri su cui poggeranno le frasi nuove. Non è un lavoro da una settimana. E c'è una cosa che voglio dirti, perché è il motivo per cui ho fatto questo video invece di limitarmi a segnalarti la scadenza. Questa norma sembra una stretta, e in parte lo è, ma il suo effetto vero è un altro. Toglie valore alle parole vuote e lo restituisce a chi i dati ce li ha davvero. Se hai calcolato, se hai documenti, se sai spiegare da dove viene il tuo numero, da settembre vali di più, non di meno, perché la sostenibilità che si può dimostrare è anche quella che comunica meglio. E adesso dimmelo nei commenti con 2 parole, quale di questi 5 claim ce l'hai in questo momento su un tuo prodotto? Il primo, il secondo, il terzo, il quarto oppure il quinto? Sono curiosa di vedere quanti scriveranno il terzo, perché è quello che passa più inosservato di tutti. E se ti è stato utile, condividi questo video con chi formula insieme a te. Ha 2 mesi anche lui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!